Chi costruisce barche lo fa quasi sempre per passione, oltre che per business. Ma per realizzare ottime imbarcazioni occorrono capacità, esperienza e gusto. Ed è proprio per queste ragioni che Solaris ha ottenuto un grande successo con la sua gamma Power. Questo nuovo modello sembra destinato a seguire la medesima rotta. Solaris Power 40 Open, al primo sguardo, sembra uguale ai modelli di maggiore dimensione che lo hanno preceduto, ma in realtà le sue linee sono più marcate e i dettagli sembrano più evidenti, proprio perché è più piccola delle altre. Insomma, ha un grande fascino. Questa, lo sappiamo bene, è la tipologia del momento, il walk around. Di barche così ce ne sono tante, ma con questo design è unica. Il progetto è di Brunello Acampora di Victory Design e di Solaris Power Design Team. È costruita con resina vinilestre infusa sottovuoto. Sarebbe bella anche senza il T-top, ma questa sovrastruttura di carbonio, sostenuta da un solo pilone e modellata anche con i colori, è un capolavoro ed indubbiamente è utile, soprattutto qui in Sardegna in piena estate. Il layout del ponte di coperta segue uno schema semplice, lineare, efficace ed è spaziosissimo. C'è un largo prendisole a prua rialzato per dare volume alla cabina sottostante. La zona di governo ha 3 poltrone e sono ben distanziate tra loro perché in questo punto la barca è molto larga. Il posto di guida è lungo l'asse longitudinale dello scafo per un feeling migliore. La poltrona di dritta ha un bel tientibene davanti e quella di sinistra molto spazio. Potete attraversare tutta la coperta fino al posto di pilotaggio a occhi chiusi. Siete ovunque protetti dalle murate, vi appoggiate agli arredi e soprattutto non ci sono dislivelli che potrebbero farvi inciampare. Il mobile cucina, come al solito, ha il lavandino, il grill e molto spazio per contenere ciò che vi serve, ma anche 3 frigoriferi sotto il divano. Verso poppa c'è un living convertibile con tavolo apribile. Spostando lo schienale del divano poppiero allunghiamo il prendisole, sotto al quale troviamo utilissimi gavoni. All'aperto è comoda quasi quanto il Solaris Power 44. Per il bagno una plancia molto ampia per un 40 piedi e una passerella multifunzionale. Sotto coperta dobbiamo aspettarci 2 diverse situazioni, 2 cabine oppure una cabina e un vano adibito a grande stiva. Ora, siccome la cabina armatoriale in entrambi i casi è sempre uguale, io preferirei avere comunque un'altra cabina a disposizione. La padronale è ampia, ariosa, ha 4 prese di luce naturale, un mobile vanity e la toilette con doccia separata. Una soluzione non frequente su un 40 piedi. Lo stile minimale e il legno chiaro sono invitanti, piacevoli. La doppia è allestita con 2 letti singoli. L'altezza è ridotta. Lungo le murate ci sono contenitori sufficienti per una breve crociera. Lo scafo è verniciato e viene proposto con 6 differenti colorazioni, tutte bellissime. Dopo aver deciso il colore, c'è un'altra scelta da compiere, ancora più importante. Quale motorizzazione? Eh sì, perché viene proposto con tantissimi diversi propulsori. Siamo in una zona di mare molto trafficata, ci sono onde soprattutto di scia e un po' di onda mossa anche da questo vento di maestrale piuttosto teso. Se volete una barca bella, lussuosa, di grande stile e volete risparmiare un po' sul costo d'acquisto, allora
potreste propendere per 2 motori a benzina di Volvo Penta da 280 cavalli ciascuno. Una scelta interessante soprattutto se la usate come day boat per andare a fare il bagno non lontano dal porto dove siete ormeggiati. Se contate di fare un po' di miglia, però, forse è meglio una motorizzazione diesel e vi propongono il 4 o il 6 cilindri di Volvo Penta, per la precisione il D4 a 300 cavalli oppure il D6 tarato a 380 o 440 cavalli. Tutte queste soluzioni sono con propulsione a piede poppiero. Ma non è finita, perché esiste anche la versione 40F con motori fuoribordo e potete scegliere tra una coppia di Mercury da 350 cavalli o una coppia di Mercury Racing da 450 cavalli. Noi oggi abbiamo la propulsione diesel più potente, 2 di 6 da 440 cavalli. Ora mi chiedo come abbiano potuto disegnare una carena che vada bene con così tante diverse soluzioni. Ecco perché era giusto provarla con i motori più pesanti. Il trim lo tengo nella posizione più bassa, meno 5 secondo l'indicatore di Volvo. Al contrario di quasi tutte le imbarcazioni con il T-top, il rumore non sembra essere amplificato da questo tetto. Qui le onde sono piuttosto alte, ma con questa prua riesce a tagliarle bene e poi mi piace soprattutto perché è stesa sull'acqua, non devo correggere l'assetto, non abbiamo nemmeno i flap, non sono proprio installati e naviga perfettamente bilanciata. Forse merito anche dei test effettuati da un ex grande campione di motonautica che ha collaborato alla messa a punto di questo modello. Velocità di crociera di 20 nodi, il consumo è di 3,3 litri per miglio. In virata è prontissima, stringe subito l'angolo e poi si appoggia sullo spigolo in modo da non aumentare lo sbandamento. Non abbiamo le migliori condizioni, ma a 25 nodi consumiamo 3,1 litri per miglio. Con il serbatoio di carburante pieno a 1000 litri abbiamo un'autonomia superiore alle 300 miglia. Non male davvero. Forse vale la pena di optare per questa motorizzazione, che dà soddisfazioni sicuramente anche in termini di accelerazione. Motori con un carico dell'80%, siamo a 3150 giri minuto e 33 nodi di velocità. Con i motori più piccoli la velocità massima sarebbe intorno ai 30 nodi, quella di crociera intorno ai 20 nodi. Avete visto che spruzzi? Questi vi danno l'idea delle onde che ho trovato in questa zona e anche del comportamento di questo scafo. Favoloso. E se mettessi giù la manetta e magari dessi anche un po' di trim, 41 nodi di velocità massima, è una delle migliori prestazioni di questo segmento. Solaris Power 40 Open è una barca molto bella, molto sicura grazie alle murate interne e naviga anche bene per merito della sua carena. Non tenetela in banchina, fatela navigare e vi darà grandi soddisfazioni.